A livello di lore, nella storia di gioco c'è un pianeta che si chiama Primo Anello, sul quale vive un popolo che ha raggiunto una sorta di età dell'oro e questo benessere è diffuso in tutto il multiverso in cui è ambientato Soul Givers. Succede però che questo primo anello, per alcuni motivi, viene meno, viene distrutto e il popolo che vi abita muore. Da lì scaturisce una sorta di malattia che si chiama decadenza. La decadenza raggiunge gli altri universi e i primi a essere contagiati dalla decadenza è il popolo dei gusci e il popolo degli spettri, che iniziano a morire. Decidono quindi di attivarsi e di cercare una cura e questa cura la trovano nell'ultimo pezzo del primo anello. Questo ultimo pezzo è il frammento. Per poter riforgiare un nuovo primo anello e diventare quel popolo che poi vi abiterà e godrà di una nuova età dell'oro, hanno bisogno di raccoglierlo e di portarlo all'interno del proprio universo e della propria realtà. È da qui che inizia la sfida di Soul Givers. Soul Givers è un gioco per 2 giocatori. Lo scopo del gioco è quello di raccogliere il frammento posto al centro della mappa di gioco e portarlo con i propri eroi sopra a uno dei portali che appartengono alla propria fazione. Ce ne sono 2 per fazione, la squadra dei gusci e la squadra degli spettri. Durante la fase di setup, i 2 sfidanti preparano la mappa distribuendo le tessere in modo casuale, secondo una griglia 5x5. Le uniche tessere che rimangono in posizione sono quella della tessera madre su cui è disposto il frammento e la barriera che lo protegge all'inizio, e le 2 tessere interferenza, contraddistinte da questo cerchio bianco. La tessera interferenza, una volta che riuscite a raggiungerla con una delle vostre pedine, fate in modo di bloccare all'avversario la possibilità di lanciare quelle che si chiamano carte anomalia. Le anomalie sono delle azioni di disturbo utilizzabili nel turno dell'avversario in situazioni critiche. Definito chi comincia per primo, a turni si presentano la propria selezione di 3 Soul Givers, disponendoli sui propri portali di gioco. Dopodiché la partita comincia. Il secondo giocatore parte con un'anomalia gratuita nella propria riserva, senza farla vedere all'avversario. Il giocatore di turno dichiara all'avversario quale personaggio intende attivare per primo e compie con esso, prima di passare agli altri, tutte le azioni che vuole o che può pagare, perché ci sono delle azioni a pagamento e delle azioni gratuite. Dopodiché passa il turno all'avversario. Questa è la pedina Soul Givers sul quale è rappresentato, oltre all'icona del personaggio, anche lo scudo che vi servirà per proteggervi dall'attacco o distruzione del vostro avversario. Il combattimento avviene in maniera adiacente ortogonale sulla tessera. Quando la pedina nemica dichiara l'attacco distruzione, se al termine del vostro movimento precedente avevate ipotizzato correttamente la direzione da cui sarebbe arrivato l'attacco, quindi ruotando lo scudo della pedina nella direzione corretta, quell'attacco non passa. Diversamente, nel caso di uno scudo ruotato in una direzione diversa da quella da cui proviene l'attacco, la vostra pedina viene istantaneamente distrutta e lascia sul campo l'anima corrispondente. In campo 3 alla volta, le pedine Soul Givers non finiscono la loro corsa una volta distrutte. Quando muoiono entra in gioco la loro anima si deposita sul campo e può essere raccolta dalle pedine alleate che ne acquisiscono così anche le caratteristiche e le abilità principali. È compito del giocatore quello di reagire alla battaglia che sta vivendo, generando nei momenti giusti le combinazioni vincenti tra pedine Soul Givers e anime.